C'è molta confusione su cosa sia l'ikikomori. Quando il fenomeno ha cominciato a diffondersi, ormai 20 anni fa in Giappone, nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo. Migliaia di giovani cominciavano ad isolarsi, apparentemente senza alcun motivo, e a passare mesi e anni all'interno della propria camera, senza avere nessun contatto con la società, nemmeno con i genitori. I primi ikikomori venivano trattati come se fossero psicotici o come se fossero degli schizofrenici, venivano imbottiti di psicofarmaci e ovviamente senza alcun risultato. Questo grave errore di valutazione iniziale fece sì che il fenomeno si diffondesse rapidamente e nel giro di pochissimi anni da migliaia gli ikikomori diventarono centinaia di migliaia e presto milioni. Anche quando ormai il fenomeno aveva assunto delle dimensioni enormi, il governo giapponese continuava ad ignorarlo. Il Giappone in quegli anni era visto dal mondo come una società all'avanguardia che poteva dotarsi delle migliori tecnologie, aveva un'immagine potente, quindi riconoscere l'ikikomori avrebbe significato ammettere che c'era qualcosa che non funzionava in quel modello della società, che c'era qualcosa che era andato storto. I media non ne parlavano, non c'era veramente nessuna informazione sul tema. Così i ragazzi sparivano uno dopo l'altro senza che nessuno facesse nulla. Gli stessi genitori si vergognavano della condizione dei loro figli ed evitavano di parlarne con chiunque, persino con i medici. L'isolamento non veniva in nessun modo contrastato e quando i genitori capivano che non c'era modo di convincere il ragazzo ad uscire né con le buone né con le cattive, si arrendevano e accettavano qualsiasi cosa, anche portargli il cibo fuori dalla porta lasciandolo sopra un vassoio. Molti di questi genitori non avrebbero più visto il volto del loro figlio per anni. Poi nel 2013 finalmente qualcosa cambiò. Il Ministero della Salute giapponese pubblicò un importante studio dove riconosceva per la prima volta il fenomeno degli ikikomori, definendone i criteri e stabilendo ufficialmente che l'ikikomori non doveva essere considerato come una patologia. Da quel momento, con almeno 10 anni di colpevole ritardo, cominciarono ad essere prese delle misure pubbliche che potevano far fronte a questa crisi sociale. Se ne cominciò a parlare con insistenza anche sui media, in televisione o sui giornali. Il Giappone si svegliò ed improvvisamente si accorse che un'intera generazione stava scomparendo. In quegli anni ci fu anche un'accelerazione della ricerca scientifica e vennero condotti importanti studi sul fenomeno. Per esempio, nel 2013, due ricercatori dell'Università di Nagoya pubblicarono un importante studio dove introdussero il concetto di ikikomori primario, ovvero un isolamento che non poteva essere spiegato da nessuna psicopatologia presente o pregressa. Lo stesso Tamaki Saito, lo psichiatra giapponese che coniò il termine ikikomori, in un'intervista del 1998 dichiarò che secondo lui l'ikikomori non poteva essere incluso in nessuna categoria diagnostica esistente. Dopo questo cambio d'approccio, la situazione in Giappone non è di certo risolta, però la condizione di vita degli ikikomori e quella delle loro famiglie è sicuramente migliorata. E in Italia qual è la situazione? Beh, stiamo commettendo esattamente lo stesso errore che stava commettendo il Giappone agli inizi. I media tendono a confondere l'ikikomori con tutta una serie di psicopatologie, in particolare con la dipendenza da internet. Ho fatto un video sull'argomento, quindi vi invito a guardarlo. Gli stessi addetti ai lavori, psicologi e psichiatri, non avendo mai sentito parlare dell'ikikomori, tendono ad incasellarlo e a forzare la diagnosi in una delle categorie diagnostiche esistenti. Attualmente nel DSM, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, l'ikikomori è classificato come una sindrome culturale, ovvero come qualcosa che appartiene specificatamente al contesto e alla cultura giapponese. Eppure negli ultimi anni i casi accertati di ikikomori in America e in Europa sono tantissimi. Addirittura in Italia stime non ufficiali parlano di circa 100.000 ikikomori. Il nostro principale obiettivo come Ikikomori Italia è sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni in modo che l'ikikomori venga riconosciuto ufficialmente, non come una psicopatologia ma come un disagio di origine sociale, il cui intervento non si deve focalizzare esclusivamente sul ragazzo che ne soffre, ma deve agire su tutto il contesto sociale, in particolare sull'ambiente scolastico e familiare. Attenzione però, dire che l'ikikomori non è una patologia non significa che possa essere trascurato, anzi, un isolamento prolungato può favorire tutta una serie di disturbi e di psicopatologie, in particolare depressione, disturbi d'ansia e paranoidi. Ed è per questo motivo che è fondamentale la sensibilizzazione e la prevenzione, perché bisogna intervenire prima che l'isolamento si cronicizzi e che quindi diventi continuativo nel tempo. Insomma, dobbiamo fare tesoro dell'esperienza giapponese ed evitare di commettere i loro stessi errori, altrimenti anche in Italia vedremo il numero degli ikikomori crescere esponenzialmente da qui ai prossimi anni.